Dunque, non so se vi ricordate, ma qualche mese fa ho fatto un video in cui andavo su un sito che si chiama Reddit, nella sezione r/Italy, e esploravo un pochino il tag Ask Italy, alla ricerca di domande dirette agli italiani alle quali potevo rispondere. È un video che mi è piaciuto molto fare, mi sono divertito, l'ho trovato interessante e quindi ho pensato oggi di fare una seconda parte. Allora andiamo a vedere quali sono le domande che ho trovato. Se guardate, se vedete che guardo di qua, è perché sto guardando le domande che ho sul mio computer, ok? Dunque, la prima domanda è: What is something a person visiting Italy should never do? Quindi, qual è una cosa che qualcuno che visita l'Italia non dovrebbe mai fare? Dunque, mi vengono in mente due categorie principali. La prima è un po' più basilare, un po' più semplice, un po' più superficiale, ma non dovreste mai menzionare i vari stereotipi sugli italiani, i classici pizza, pasta e soprattutto mafia. Soprattutto quest'ultimo perché? Perché non è uno stereotipo di cui siamo fieri e spesso all'estero viene romanticizzata questa idea della mafia, ma per noi invece è una cosa brutta, è un problema del nostro paese e quindi non ci fa piacere che le persone che vengono dall'estero a visitare il nostro paese abbiano questa cosa brutta, questo lato negativo del nostro paese come idea stereotipata in testa. La seconda cosa invece che non dovreste mai fare, secondo me, è in generale trattare le città che andate a visitare come se fossero dei parco giochi dedicati in particolare specificatamente ai turisti. E questa è una cosa che vedo molto, soprattutto perché vengo da Venezia e quindi a Venezia c'è questa percezione forse che tutto sia un po' finto, che sia un parco giochi, che sia un posto dove tutto è concepito per servire i turisti e che non sia un posto reale dove le persone vivono. E invece non è così. Ci sono persone vere che vivono in questi posti, ci sono delle regole come in qualsiasi altra città del mondo. Eppure spesso si vedono degli atti di estrema inciviltà da parte dei turisti che magari, non so, si siedono in luoghi storici, mangiando, sporcando, facendo molto rumore. Soprattutto una cosa che si vede molto spesso sono atti di ubriachezza molesta, cioè persone molto molto ubriache che si comportano in modo molto fastidioso e ovviamente queste persone non si rendono conto che non sono in un villaggio turistico, ma che sono in una città vera e propria. Quindi queste due sono le cose principali che dovreste evitare, secondo me, quando andate a visitare l'Italia. Seconda domanda. Qual è una cosa in cui gli italiani considerano di eccellere, quindi credono di eccellere, ma in cui non eccellano affatto? Dunque, la primissima cosa che mi viene in mente è il fatto di essere un popolo ospitale, caloroso, amichevole. Secondo me questa cosa non è molto vera. Crediamo di esserlo, perché siamo comunque spesso persone molto espansive, ma alla fine, secondo me, da un punto di vista più concreto, gli italiani possono essere a volte anche un po' scorbutici, un po' maleducati, quindi non so se siamo così accoglienti, così amichevoli come pensiamo di essere a volte. E soprattutto alcune volte in Italia anche il razzismo non è da sottovalutare. C'è abbastanza razzismo e, diciamo, un certo livello di diffidenza verso il diverso. Quindi non so se possiamo pensare di essere, se possiamo dire di essere un popolo veramente accogliente e amichevole. Terza domanda. When did Italy become a thing? Ora, leggendo la parte più elaborata della domanda in basso, che non vi mostrerò qua perché non ce n'è bisogno ed è troppo lunga, ma ve la riassumo, si capisce che questa persona vuole sapere l'idea di Italia come entità unica, quando è nata e c'è sempre stata? Dunque, secondo me, ora, questo non è basato su alcun
fatto storico certo, ok? È la mia opinione, la mia percezione, diciamo, basandomi sul fatto che ho sempre vissuto in Italia, insomma, tutta la mia vita, o quasi tutta la mia vita, ormai non più. Ehm, Secondo me c'è forse da tanto tempo l'idea che tutto ciò che è a sud delle Alpi, che creano una barriera naturale tra l'Italia e il resto dell'Europa, tutto ciò che è a sud delle Alpi in quella penisola più o meno sia, diciamo, un'entità geografica unica. Ma non credo che ci fosse una percezione molto forte di un'identità regionale, geografica, locale in Italia, prima dell'Unità d'Italia. O meglio, penso che con la nascita di tutti gli stati nazionali nel resto d'Europa, piano piano anche i futuri italiani abbiano cominciato a guardarsi intorno e cercare di capire forse questa zona potrebbe essere il nostro stato unitario, questo potrebbe essere il nostro popolo, ma gli italiani oggettivamente hanno tante differenze culturali tra di loro, tra le diverse regioni. Quindi credo che il sentimento di unità nazionale sia sicuramente piano piano nato prima dell'Unità d'Italia, ma sia diventato veramente forte dopo il 1861, anno dell'Unità d'Italia. Prossima domanda. Vi sentite offesi dagli stereotipi associati agli italiani? Dunque, la domanda, nella parte più elaborata in basso, si spiega che è una domanda posta da una ragazza francese che dice: io in quanto francese non mi sento offesa dagli stereotipi, sulla Francia. Voi italiani vi sentite offesi dagli stereotipi sull'Italia? Io personalmente a volte sì, a volte no, dipende quali. Come vi ho detto prima, lo stereotipo sulla mafia sì, mi offende nel senso che mi fa male, trovo che sia molto triste che il mio paese sia associato a questa cosa. Però non è che in generale stereotipi come insomma questo movimento delle mani o il fatto che ci piaccia tanto il nostro cibo siano veramente offensivi. Sono solo un po' noiosi, diciamo. Cioè, li ho sentiti 1000 volte, non ne posso più e, e basta, non li voglio più sentire. Ma non è che mi offendano perché dico, questo è razzismo verso gli italiani. No, chi se ne frega. Però, insomma, sicuramente si possono evitare perché tutti li conoscono, li abbiamo sentiti 1 migliaio di volte e basta. Cioè, comunque penso che in quanto italiani non soffriamo alcun tipo di vera e propria discriminazione sistemica, a causa di questi stereotipi. Quindi, insomma, non mi impedisce di vivere una vita tranquilla e quindi non mi offendono, ecco. Prossima domanda. What are the most beautiful nature spots in Italy? Whenever I look up beautiful spots in Italy, there is always Venice and Rome, but it never really mentions the nature. So, what are the most beautiful spots in Italy for nature? Allora, qua, per chi non capisse l'inglese, viene chiesto quali sono i luoghi naturali più belli in Italia. Ogni volta che cerco dei bei posti in Italia mi vengono proposti sempre Venezia e Roma, ma non si menziona mai la natura. Dunque, questa è un'ottima domanda, perché è vero che le nostre città d'arte mettono un po' in ombra la bellezza della natura in Italia, e ce n'è molta secondo me. Dunque, mi vengono in mente 3 cose principali. Le Alpi, e in particolare, visto che io vengo dal nord-est dell'Italia, le Dolomiti. Io penso che le Dolomiti siano alcune delle montagne più belle del mondo, e non credo che sia un'esagerazione dirlo. Non necessariamente le più belle, ma sicuramente tra le più belle. Chiaramente vivendo a una distanza abbastanza ravvicinata dalle Dolomiti, ho avuto modo di visitarle molto spesso, ci sono dei laghi molto belli, ci sono delle montagne imponenti, spesso innevate d'inverno, anzi sempre innevate d'inverno, e insomma sono veramente dei paesaggi mozzafiato
che a volte faccio fatica a credere siano veri. Quindi per il lato, dal punto di vista della montagna, ecco, sicuramente le Alpi, in particolare le Dolomiti in Veneto. Poi, per quanto riguarda magari dei paesaggi un po' più agricoli, collinari, eccetera, sicuramente la Toscana offre dei paesaggi da sogno, veramente bellissimi, e infatti tante persone già vanno, diciamo, in vacanza in Toscana proprio per andare nei vigneti, provare tutti i vini toscani e mangiare del buon cibo italiano, godendosi il panorama delle campagne toscane, delle colline toscane. Infine, sicuramente tante spiagge del sud Italia sono molto molto belle. In particolare, insomma, penso una delle zone più famose è il Salento, quindi la zona più meridionale della Puglia. In più, fuori dal sud Italia, in Sardegna, ci sono delle spiagge veramente caraibiche, quasi non ci si crede che siano in Italia, però sì, lo sono e sono veramente molto molto belle, io le adoro. Quando ci sono stato sono rimasto sconvolto dalla bellezza di queste spiagge, quindi veramente consigliatissima. Ma comunque, insomma, in tutta l'Italia ci sono delle belle montagne, colline, insomma, un sacco di paesaggi molto molto belli. Veramente da nord a sud in Italia ci sono tantissimi parchi nazionali, riserve naturali, e se fate una ricerca veloce su internet e cercate appunto parchi nazionali italiani o riserve naturali italiane, troverete un sacco di posti stupendi. Quindi se venite in Italia non veniteci solo per vedere le città d'arte. Chiudiamo con una domanda un po' più simpatica. Qual è la più grande quantità di cibo che avete ingurgitato senza rimpianti? Allora, ingurgitare significa mangiare in modo molto, molto famelico, in modo molto ingordo, insomma, con tanta foga. Allora, in Italia è un classico che soprattutto per Natale, Capodanno e Pasqua si facciano questi pranzi o queste cene enormi in cui si mangia un sacco di cibo e si sta seduti a tavola per ore e ore e ore. Poi, a seconda delle famiglie, ci sono persone che fanno questa cosa anche in modo più regolare, ogni settimana la domenica, insomma, o per altre feste di importanza minore. Ma comunque, quelle 3 feste sono quelle più tipiche in cui si mangia un sacco di cibo, e direi che per me quindi ogni Natale, il giorno di Natale, quindi a pranzo, il 25 dicembre, è sempre una mangiata enorme. Ci si siede all'ora di pranzo e ci si alza, insomma, nel tardo pomeriggio. Bene, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!